Salve a tutti, siamo a Orbetello per la mostra Suspended Cities di Martino Chiti. Martino, che cosa vorresti dire ai tuoi supporter che hanno permesso la realizzazione del tuo libro? Vabbè, grazie in varie lingue, perché sono molto contento di aver ricevuto supporti da persone a cui sono molto legato, che conosco molto bene, altre che non conosco nemmeno, altre che conosco poco. Insomma, mi ha fatto molto piacere ricevere finanziamenti dalla Spagna, logicamente, dove ho vissuto per anni, dall'Italia, dalla Norvegia, dall'Inghilterra, dall'Argentina, dal Cile, dall'Australia. Insomma, ora sembra che chissà cosa, però nel piccolo tutte queste persone di posti disparati hanno reso possibile questa cosa, quindi vorrei dire grazie in tante lingue. Gracias, thank you, merci. Che cosa ha significato per te partecipare a una campagna di crowdfunding? Per me partecipare alla campagna di crowdfunding ha significato fondamentalmente rendere reale un progetto come può essere quello di fare una pubblicazione, un libro in cartaceo di fotografia, che credo sia in questi tempi digitali il cartaceo, buon vecchio materiale analogico, è sempre importante, e con i tempi che corrono, insomma, è sempre più complicato relazionarsi con le dinamiche di finanziamento e pubblicazioni moderne, quindi attraverso un crowdfunding ho dato modo di poter realizzare un progetto tangibile, pratico e concreto come un libro di fotografia. Quali sono gli autori che ti hanno maggiormente influenzato nella tua attività di fotografo? Gli autori che mi hanno maggiormente influenzato nella mia attività di fotografo. Mi viene sempre da citare due fotografi in maniera abbastanza banale, che sono Di Colce e Martin Page, però ne potrei citare tantissimi, come quando si chiedono un gruppo musicale, magari ne dici due, ma sono non 100 ma almeno 20. Quindi diciamo questi due fotografi, Antonioni a livello cinematografico è un grande spunto di atmosfere, di estetica, e poi anche la musica. Sono cresciuto con i dischi dei Fugazzi e alcune fotografie dentro i dischi dei Fugazzi, ancora ignaro del mio futuro da fotografo, chiamavano la mia attenzione, quindi è sempre un crossover tra immagine, atmosfera, musica. Sono nato così, fino ad arrivare a rendermi conto di cosa mi circondava un po' di più, cosa che tuttora faccio molto poco. Sono influenzato sì, ma ignorante riguardo gli autori che mi circondano, però tornando al succo direi Di Corcia, Martin Page, con un'aggiunta di Antonioni a livello cinematografico e un pizzico di Fugazzi. Un'altra domanda, il titolo del tuo progetto è Suspended Cities, un chiaro riferimento a Marc Augé. Come è nata l'idea di indagare sulla condizione di sospensione vissuta dai frequentatori del non luogo, nello specifico delle metropolitane o nelle varie città che hai visitato? Il progetto Suspended City nasce in maniera molto ludica, in quanto io scattavo con la mia F3 analogica, macchina che ti permette di togliere il prisma e guardare, non ti dico con tranquillità perché il fuoco comunque è molto critico, le inquadrature non è che ora sei tranquillissimo, però mi permetteva di fare delle inquadrature altezza petto molto più facilmente. E è nato per gioco perché io andando in metropolitana osservo, come qualunque buon fotografo, osservi cosa hai intorno, ti incuriosisci e un po' per noia, un po' per gioco, scattavo delle foto alle persone a cui mi imbattevo, quindi non era nemmeno importante se fosse bella, brutta, esotica o meno. E da lì è nato un po' questo gioco legato ai non luoghi e all'assenza e alla presenza dell'individuo in questo mondo, perché sì, come Augé diceva, insomma, dei non luoghi, e tra l'altro Augé mi piace, ma mi rispecchia molto più un discorso più legato a Calvino, per esempio, delle città invisibili, città sospese, comunque le città moderne intese come città impossibili o città utopiche legate al relazionarsi delle persone che abitano le città. In questo caso le mie città sono rappresentate dalle metropolitane, logicamente intese come il senso di non luogo in cui le persone transitano, e più che non luogo di Augé comunque lì è un po' la scusa, poi è molto la poesia, l'assenza, la presenza di queste persone che popolano questi luoghi. Augé è un buon spunto, però preferisco parlare di Calvino, parlare di Walker Evans per esempio. L'obiettivo di Crowdbooks è creare libri artistici, libri illustrati. Questa è l'unica ragione che ti ha convinto
a proporre il tuo progetto a noi o hai avuto anche altre motivazioni? Cioè, per la tua campagna di crowdfunding avresti scelto qualcun altro? Qual è il fattore determinante che ha fatto sì che tu scegliessi Crowdbooks piuttosto che un'altra piattaforma? Io penso che la netta differenza sia che per me è molto faticoso fare il crowdfunding, perché mi sembra di chiedere soldi alla gente. Detto papale, è un po' strano, io poi con i soldi ho un rapporto un po' così ambivalente, quindi mi dà sempre un specie. Nonostante ciò, il discorso di Crowdbooks è un crowdfunding in cui in pratica quello che mi è subito piaciuto è che io non è che ti chiedo qualcosa, io ti offro qualcosa. Cioè io il libro lo voglio fare, quindi io ti vendo un prodotto, come qualunque prodotto puoi trovare in rete, su un e-commerce, una maglietta, un giacchetto, cosa ti dico, costa 20, 30, 40 euro e te lo vuoi, il prodotto macchettato c'è, vedi come funziona, se lo vuoi lo compri come qualunque prodotto in rete. In realtà il giochino bello è che è un crowdfunding, quindi è partecipativo, un sacco di persone possono partecipare. Per quanto riguarda la domanda è che perché Crowdbooks? Perché comunque con altri tipi di crowdfunding, essendo per me di partenza faticoso, appunto come ho appena detto il crowdfunding, a livello relazionale, nel senso con le persone, con gli utenti diciamo, altrettanto faticoso prima da scimolare, poi contare, vedere i soldi, farteli arrivare, pensare al libro, farlo stampare, ma dove lo stampo, ma con chi lo stampo, ma devo farmi il giro, quindi sono tutti sforzi veramente ancora più ampi che io personalmente avrei dovuto. Io voglio fare le foto, non voglio stare dietro a. Cioè, c'è chi fa un altro lavoro che magari sta dietro a stampare il libro, a impaginarlo. Ora, detto questo, io sono molto legato al mio lavoro in generale, quindi spazio dal video alla fotografia, non è che lavoro nell'immagine, quindi per esempio in questo caso il libro ho molto piacere a scegliere le immagini, a cercare di editarle il più possibile personalmente, anche se si dice che sia un grande errore che i fotografi stessi editino le proprie immagini. Nonostante ciò, il legame col libro che c'è, è chiaro che voglio avere un controllo del mio lavoro perché è molto chiaro il mio lavoro, però non era mio interesse occuparmi di tutta quest'altra massa di lavoro che sarebbe stato chiedere, racimolare, organizzare e stampare. Quindi mi sembra che il fatto che Crowdbooks sia crowdfunding e editore è un connubio che mi calza a pennello, perché veramente uno quando c'è una campagna di crowdfunding è di interesse tuo, ci stai molto dietro come ci sono stato, come se fosse una qualunque campagna, non è che chiaramente uno deve fare così, è giusto che lo faccia perché il lavoro è tuo e ti sei affezionato, però al tempo stesso nel secondo step, io il secondo step qui Stefano che lì dietro lo faremo con molto piacere, la stampa mi fa piacere stare dietro perché imparo, ma avessi dovuto farlo da solo avrei dovuto chiamare qualcun altro, invece di chiamare qualcun altro dopo abbiamo fatto qualcosa insieme fin dall'inizio, abbiamo fatto il crowdfunding insieme e poi tutta questa parte editoriale che io francamente al mio primo libro di fotografia ignoro. La prossima volta magari avrò le carte per farlo per conto mio, magari, ma spero di no. Okay.